they don't know English. Because we're doing piece. It would be easy if you had a group that you were doing for Russian on the side. Anabalaba Girivaradari Yasodanandana Brajajanaranjana Jasodanandana Brajajanaranjana Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari
Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Vrajajana Randana Yasodanandana Vrajajana Randana Yamuna Tira Manachari Yamuna Tira Manachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Vrajajana Randana Yamuna Tira Manachari Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Asatara Satashi Shrimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Nantakoti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Shri Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radhakrishna Go Gopinath Shai Mukunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai Vrindavan Dhama Ki Jai Mathura Dhama Ki Jai Navadvip Mayapur Dhama Ki Jai Jagannath Puri Dhama Ki Jai Gangamaya Jamuna Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Maharani Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Nama Om Vishnupadaya. Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharne Nivasesa Sinyavadi Paskachade Satarane Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raganatam Vitam Sam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Vanchakalpatubhyascha Kripasindavyevata Patitanam Pavanevyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya It's June 28th, 2018 in Villa Vrindavana, which is outside Florence, Italy. And we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 5, The Demigods Appeal to the Lord, texts 4 and 5. Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, canto 8, capitolo 5, gli esseri celesti chiedono la protezione al Signore, versi 4 e 5. So, I'll just read the translation for verse 4. From the combination of Subra and his wife Vikunta, there appeared the Supreme Personality of Godhead Vaikunta, along with demigods who were his personal plenary expansions. Verso 4. Dall'unione di Subra e di sua moglie Vikunta, Dio, la persona suprema, Vaikunta, apparve insieme con gli esseri celesti che erano sue personali emanazioni plenarie. Do you have a copy of the book in Russian there or no? You do, okay. So text 5. Vaikunta kalpito yena Loko loka namaskrita Ramaya parchamanena Devyatat priya kamyaya. Please chat.
Vaikuntaha, a Vaikunta planet. Un pianeta Vaikunta. Kalpitaha, was constructed. Fu costruito. Yena, by whom? Da lui. Lokaha, planet. Il pianeta. Loka namaskritaha, worshipped by all people. Adorato da tutti. Ramaya, by Rama, the goddess of fortune. Da Rama, la dea della fortuna. Parchamanena, being so requested. Così richiesto. Devya, by the goddess. Dalla dea. Tat, her. Lei. Priya kamyaya, just to please. Per soddisfare. Translation by Srila Prabhupada. Just to please the goddess of fortune, the Supreme Personality of Godhead, Vaikunta, at her request, created another Vaikunta planet which is worshipped by everyone. Traduzione. Per soddisfare la richiesta della dea della fortuna, Dio, la persona suprema, Vaikunta, creò un altro pianeta Vaikunta che è adorato da tutti. Purport. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur remarks here that this Vaikunta planet, like Srimad Bhagavatam, appears and is said to be born or created, but both Srimad Bhagavatam and Vaikunta eternally exist beyond the material universes, which are enveloped by 8 kinds of coverings. As described in the 2nd canto, Lord Brahma saw Vaikunta before the creation of the universe. Viraraghava Acharya mentions that this Vaikunta is within the universe. It is situated above the mountain known as Lokaloka. This planet is worshipped by everyone. Spiegazione di Srila Prabhupada. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur fa notare a questo proposito che questo pianeta Vaikunta, come anche lo Srimad Bhagavatam, appare e sembra quindi nascere o essere creato, ma sia lo Srimad Bhagavatam sia Vaikunta esistono eternamente al di là degli universi materiali che sono avvolti da 8 diverse coperture. Secondo la descrizione contenuta nel 2º canto, Brahma vide Vaikunta prima della creazione dell'universo. Viraraghava Acharya precisa che questo Vaikunta è situato all'interno dell'universo, sopra la montagna conosciuta come Loka Loka. Questo pianeta è adorato da tutti. Vaikunta kalpito yena loko loka namaskrita ramaya partayamena devyatat priyakamyaya. So we have 2 words in this verse that are difficult to understand. Abbiamo 2 termini in questo verso che sono difficili da comprendere. Vaikunta and kalpito. Vaikunta e Kalpita. So Jiva Goswami in his commentary talks about the rules for understanding the meaning of a word. Jiva Goswami parla delle regole per comprendere il significato delle parole. Which is part of the whole science for how do we understand the meaning of Shastra. Che fa parte di un'intera scienza che mira a comprendere il significato delle scritture. This verse seems to say, and Prabhupada has translated it in this way, questo verso sembra dire, e Prabhupada lo traduce in questo modo, that the Lord created or constructed a Vaikunta planet. Che il Signore creò o costruì un pianeta Vaikunta. Do you find any problem with this? Vedete qualche problema con questo? Vaikunta planets are eternal. I pianeti Vaikunta sono eterni. And we understand eternal to be both beginningless and endless. E noi comprendiamo che per eterno ciò che non ha inizio e non ha fine. So there are different religious systems. Ci sono diversi sistemi religiosi which talk about our being created but have no end. che parlano del fatto che siamo stati creati ma che non abbiamo fine.
But we say that which is eternal has no beginning and no end. Ma noi diciamo che ciò che è eterno non ha né inizio né fine. So what does this mean? Quindi qual è il significato qui? How do we understand this? Come comprendere questo? Okay, so we're going to look at 3 different ways of understanding this meaning. Allora guarderemo tre differenti modi per comprendere questa cosa. Through the commentaries of the Acharyas, Attraverso i commentari degli Acharya, through the other parts of Shastra, attraverso le altre parti delle scritture and then in terms of rasa and lila. e poi in termini di rasa e lila. Because the last 2 lines of this verse Perché le ultime 2 righe di questo verso have to do with the Lord's relationship with the goddess of fortune. hanno a che fare con la relazione del Signore con la dea della fortuna. So it is very important that we know how to understand the Shastra. È molto importante che capiamo come comprendere le scritture. We learn that these books are the basis of our Krishna consciousness movement. Noi sappiamo che questi libri sono la base del nostro movimento per la coscienza di Krishna. In the early days of ISKCON, we had a little booklet called The Krishna Consciousness Movement is Authorized. E all'inizio del movimento avevamo questo libricino che diceva che il movimento per la coscienza di Krishna è un movimento autorizzato. And it's authorized because it's resting on the Shastra such as Srimad Bhagavatam. Ed è autorizzato perché poggia su delle scritture come lo Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada claimed that he was authorized because he was only preaching what is there in the Shastra. Prabhupada dichiarava di essere autorizzato perché lui predicava solo ciò che si trova nelle scritture. How are we going to live our own lives if we don't understand the Shastra? Noi possiamo sprecare la nostra intera vita se non comprendiamo le scritture. And how are we going to continue the Krishna consciousness movement if we don't understand the E Shastra? come potremo continuare la nostra vita spirituale se non comprendiamo le scritture? Practically in every religion over time they change the meaning of their scriptures. Praticamente in ogni religione nel corso del tempo cambiano il significato delle scritture. Yada yada hi dharmasya glani bhavati bhavatabhuchanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. When dharma becomes adharma, again the Lord has to come and fix everything. Quando il dharma, la religione, diventa adharma, irreligione, il Signore deve discendere per ristabilirla. So let's look first at the Acharyas. Quindi guardiamo prima ciò che dicono gli Acharya. So Srila Prabhupada is quoting 2 Acharyas in this purport. Srila Prabhupada cita 2 Acharya nella sua spiegazione. He's quoting Vishwanath Chakravarti Thakur, Cita Vishwanath Chakravarti Thakur, who says that like the Bhagavatam, the Vaikuntha planets are eternal. che dice che come lo Srimad Bhagavatam, anche i pianeti Vaikuntha sono eterni, It's just sometimes we see them and sometimes we don't. è solo che a volte li vediamo e a volte no. Sometimes they come within our vision in this world and sometimes they leave our vision in this world. A volte rientrano nella nostra visione in questo mondo e a volte lasciano la nostra visione in questo mondo. And therefore the word constructed simply means brought within our vision. Perciò la parola costruito significa che è stato portato alla nostra visione. Then he quotes VRAJASUNDARA Acharya, Ma poi cita Viralaghava Acharya, who says that this planet is indeed visible within this universe. che dice che questo pianeta è in effetti visibile in questo universo. When I looked up the commentary of Jiva Goswami, Quando ho guardato il commentario di Jiva Goswami, he also says the same thing. anche lui dice la stessa cosa. He adds something in addition, Però lui aggiunge qualcosa saying that the word Vaikuntha can refer both to the Lord and to the planet. dicendo che la parola Vaikuntha può riferirsi sia al Signore che al pianeta. So just like the Lord appears even though he is eternal, the planet can appear even though it is eternal. Proprio come il Signore appare anche se Lui è eterno, anche il suo pianeta può apparire pur essendo eterno. But again, the Acharyas are basing their understanding on the Shastra. Ma di nuovo gli Acharya basano la loro comprensione sulle scritture. That is one of the reasons that they are Acharyas. E questa è una delle ragioni per cui sono Acharya, They're not just inventing something. perché non si inventano qualcosa. So Srila Prabhupada makes a reference here to the 2nd canto. Quindi qui Prabhupada si riferisce al secondo canto. And indeed, if we look at 2:9, 9 to 16, Infatti se guardiamo ai versi 2, 9 dal 16,
we will find exactly what Prabhupada is referring to here. Troveremo esattamente quello a cui si sta riferendo Prabhupada qui. That Lord Brahma saw Vaikuntha before the world was manifest. Che il Signore Brahma vide Vaikuntha, il mondo spirituale, prima che questo universo si fosse manifestato. Therefore, this planet had to exist before the material world. Perciò questo pianeta doveva esistere prima del mondo materiale. And this is another way to understand Shastra. E questo è un altro modo per comprendere gli Shastra. We understand this verse within the entire Bhagavatam. Noi comprendiamo questo verso all'interno dell'intero Bhagavatam. What is said within other parts of the Bhagavatam on this subject? Che cosa viene detto in altre parti dello Srimad Bhagavatam riguardo a questo argomento? Therefore, we need to study these books in their entirety and repeatedly. Per questo dobbiamo studiare questi libri nella loro interezza e nella loro Entirety and repeatedly. e ripetutamente. That way we can understand this one verse within the whole. Allora potremo comprendere questo verso nel contesto completo. And the whole makes sense within this verse. E il testo completo ha senso in questo verso, dà senso a questo verso. Then we can also look beyond the Bhagavatam to, let's say, the Bhagavad Gita. E possiamo guardare anche oltre il Bhagavatam, come per esempio nella Bhagavad Gita, A verse I'm sure we all know. un verso che penso che tutti dovremmo sapere. Janma karma chametivyam evam yo veti tatvatat tvakpam eham punarjanma naitimam eti sorjuna. If you actually know how Krishna appears in truth, then you don't come back to this material world. Questo verso dice che se noi veramente comprendiamo la natura divina dell'attività e dell'apparizione di Krishna, non dovremo ritornare in questo mondo materiale. What is the Sanskrit word in that verse for Krishna's appearance? Qual è il termine sanscrito in questo verso che si riferisce all'apparizione di Krishna in questo mondo? Janma. What does Janma literally mean? Ma Jamma, cosa significa letteralmente la parola Jamma? No. Birth. To take birth. To take, not appearance, birth. Prendere nascita. It doesn't literally mean appearance. It means birth. Letteralmente significa nascere. Generally, like we say, Lord Brahma, he is Aja, he is not born. Generalmente noi ci riferiamo al Signore Brahma come Aja, vuol dire colui che non è nato. And Krishna talks about the soul as Najayate Mriyate Vakadachit. The soul is not born. E Krishna si riferisce all'anima come Najayate Vidyate Kadachit, che vuol dire che l'anima non è nata. So we have the same difficulty with that verse. E abbiamo la stessa difficoltà con quel verso. Krishna says, I have Janma. Perché Krishna dice io sono Jamma, sono nato. We even call it Janmastami. E lo chiamiamo addirittura il suo giorno di apparizione come Jammastami. Astami simply means the 8th day of the moon. Astami significa l'8º giorno del ciclo lunare. So it means the birth on the 8th day of the moon. Vuol dire la nascita l'8º giorno della luna. But Krishna has no birth. Ma Krishna è non nato. So we look at the Bhagavad Gita at that verse to understand this verse. Quindi noi guardiamo la Bhagavad Gita a questo verso per comprendere il verso del Bhagavatam. Because Krishna says, Janma karma chame divyam. Perché Krishna dice, Jama karma chame divyam. Divyam means it is not ordinary janma. Divyam significa che non è una nascita ordinaria. When you have janma and divya, then you know it is appearance. Quando avete la combinazione di Jamma e Divyam, allora si parla di apparizione. If you only had janma, it would be birth. Ma se ci riferiamo solo a Jamma, vuol dire semplicemente nascita. And Krishna is saying there, if you understand in truth, you are liberated from the world. E Krishna dice in quel verso che se noi comprendiamo questa verità, siamo liberati da questo mondo materiale. That means it must not be a birth. Vuol dire che non deve essere una nascita. Even though he has used that word. Anche se lui stesso ha usato questo termine. So if we can understand the appearance of Krishna and his planets, just that understanding, we can be liberated.
Se possiamo comprendere la natura dell'apparizione di Krishna o del suo pianeta, semplicemente da questa comprensione possiamo essere liberati. Does that sound pretty good to everybody? Vi sembra una cosa buona a tutti? So we take, let's see, 8 minutes we will try to understand this. Quindi ci abbiamo messo 8 minuti a cercare di capire questo. Let's look at these last 2 lines of the verse. Adesso andiamo alle ultime 2 righe di questo verso. We have Ramaya Partayamena. Partaya means a prayer of supplication, of Quindi asking. abbiamo Ramaya e Pratyamanana, che Pratyamanana significa una preghiera, una supplica. That means that the goddess of fortune made a request. Ciò significa che la dea della fortuna aveva espresso questa richiesta. Many times devotees think we're not supposed to ask anything from the Lord. Molte volte i devoti pensano che non dovremmo chiedere nulla al Signore, But just to follow orders, ma semplicemente seguire ordini just to wait e aspettare, like a soldier. come soldati. What is my order? Qual è l'ordine? But there's a relationship between the Lord and his devotees. Ma c'è anche una relazione fra il Signore e i suoi devoti. The devotees like to make requests of the Lord Ai devoti piace fare delle richieste al Signore for his pleasure. per il suo piacere. So when Krishna appeared on this earth 5,000 years ago, there were also requests. Quando Krishna apparve su questo pianeta 5.000 anni fa, anche lì fu dietro richiesta. Bhumi made a request. Bhumi, la madre terra, fece questa richiesta. She is also the Lord's wife. Lei è anche una delle mogli del Signore. The demigods made a request. I Deva, gli esseri celesti, fecero questa richiesta. When Nrsingadeva appeared, you could say Prahlad made a request. Quando Nrsingadeva apparve, possiamo dire che Prahlad espresse questa richiesta. When Varaha appeared, Lord Brahma was asking for help from the Lord. E quando il Signore Brahma apparve, il Signore Brahma chiese l'aiuto del Signore. In the room where I'm staying, above the bed, there's a huge painting of the battle on the shore of the ocean of milk. Nella stanza dove riposo c'è un enorme quadro che illustra la battaglia degli esseri celesti coi demoni sull'oceano di latte. We should call this the temple of the enormous paintings. Questo dovremmo chiamare Villa Vrindavana il tempio dei dipinti enormi. It's like the battle is happening in my room. Sembra quasi che la battaglia avvenga nella mia stanza. I'm afraid that the lions and the demons are going to jump out of the painting. A volte ho paura che i demoni o i leoni saltino fuori dal quadro When I am sleeping, mentre dormo. they will think that I am one of the soldiers. Magari mi scambiano per uno dei guerrieri They will say, "What are you doing on this battlefield?" e mi dicono: che ci stai facendo in questo campo di battaglia? So during that battlefield, the demigods asked the Lord to appear. Durante quella battaglia i Deva chiesero al Signore di apparire They made a request. e fecero una richiesta. And generally the Lord comes when he's requested by his devotee. E generalmente il Signore viene quando viene richiesto dai suoi devoti. Vamandev came because he was requested by Aditi. Vamanadeva venne perché ci fu richiesto da Aditi. Ram came when he was requested by the demigods. Rama venne quando fu richiesto dai Deva. And here he's bringing his whole planet because the goddess of fortune is asking him. E qui lui sta portando un intero pianeta perché la dea della fortuna gliel'ha chiesto. We hear that Govardhan Hill comes at the request of Srimati Radharani. Abbiamo sentito anche che la collina Govardhana discende su richiesta di Srimati Radharani. What are we doing when we are chanting the Hare Krishna mantra? Ma cosa stiamo facendo quando cantiamo il mantra Hare Krishna? We are saying, please let me serve you. Stiamo dicendo: per favore, Signore, permettimi di servirti. That means we are also asking for him to be there. Ciò significa che anche noi chiediamo a Lui di esserci. Just like people may say, please come to my home so I can serve you. Come una persona che vi dice: per favore vieni a casa mia, mi invita a casa in modo che posso servirti. Many of the prayers of our acharyas are asking, Krishna, please manifest so I can serve you.
In molte preghiere gli acciarya esprimono questa richiesta: per favore Signore manifestati in modo che possa servirti. Sadaya Supuruka More Mane. May your pastimes always take place within my mind. Oppure che possano i tuoi divertimenti avvenire continuamente nella mia mente. And Krishna likes that. E a Krishna piace questo. Don't we like that? A noi non piacerebbe questo? If someone who loves us asks us to visit Se qualcuno che ci ama ci chiede di visitarlo or to stay with us, o di stare con noi, we are also happy anche noi saremmo felici. if it's actually love. Se è vero amore, If someone invites us, se qualcuno ci invita, I would like to see you. mi piacerebbe vederti, stare con te. It is the most sad if nobody wants to see us. È la cosa più triste se nessuno ci vuole vedere. You know, when my mother was dying, she was in a home for people who were very old or sick. Quando mia madre stava morendo e si trovava in una casa di riposo per persone molto anziane, Some of the people there, nobody ever came to see them. Some of the people who were there, they had nobody who ever visited them. molte delle persone che si trovavano lì non avevano nessuno che veniva a trovarli. Some of them had many children and brothers and sisters, Alcuni di loro avevano molti figli, fratelli e sorelle, but nobody came. ma nessuno veniva. It was very sad. Ed era molto triste. I mean, I would try to spend some time with those people. E io ho cercato di trascorrere un po' di tempo con queste persone. Sometimes a person dies, nobody claims the body. A volte una persona muore e nessuno si fa avanti per riconoscere il corpo. Nobody comes to the funeral. Nessuno viene al funerale. That is very sad. Ed è molto triste. Many years ago, before there was Facebook, Molti anni fa, prima che nascesse Facebook, I was doing some service in New Zealand. stavo facendo del servizio in Nuova Zelanda, Now, most of my family live in America. perché la maggior parte della mia famiglia vive in America So New Zealand is one day ahead of America. e la Nuova Zelanda è un giorno e mezzo avanti rispetto all'America. So if it's Wednesday in New Zealand, it's Tuesday in America. Quindi quando è mercoledì in Nuova Zelanda è martedì in America. So it was my birthday. Ed era il giorno del mio compleanno And I knew none of my family would wish me a happy birthday e sapevo che nessuno della mia famiglia mi avrebbe augurato buon compleanno, because for them, my birthday was tomorrow. perché per loro il mio compleanno sarebbe stato domani. And I thought nobody here will wish me a happy birthday because they don't know. E pensavo, e qui nessuno mi farà gli auguri perché nessuno lo sa che compio gli anni. So I was feeling a little sad. E quindi mi sentivo un po' triste. I had forgotten that 2 days before I had applied for my visa for China. E mi ero dimenticata che 2 giorni prima avevo fatto la richiesta per il visto per andare in Cina. And 2 devotees had come with me. E 2 devoti erano venuti con me So they noticed on the form that it was my birthday. e quindi loro sul modulo di richiesta avevano visto la mia data di nascita. So it was maybe 7:30, 8 o'clock at night. E quindi erano circa le 7:30, 8 di sera And they knock on my door. e bussarono alla mia porta. Just this one couple, husband and wife. Questa coppia di griasta. And she had made me a little cake. E lei mi aveva fatto una piccola torta. And I was crying. E io mi sono messa a piangere. Somebody cares about me. Qualcuno si prende cura di me. Somebody is thinking about me. Qualcuno pensa a me. We all like someone to think about us. A tutti piace avere qualcuno che pensa a noi. Am I correct? È giusto? Does anybody want to be forgotten? C'è qualcuno di voi che vuole essere dimenticato Nobody cares if you come or you don't come. e che nessuno si nota se voi venite o ci siete o non ci siete? So in the story of Jambavan in Krishna book, Nella storia di Jambavan, nel libro di Krishna, Prabhupada says that Krishna has all of these sentiments of a human being. Prabhupada dice che Krishna ha tutti i sentimenti degli esseri, come un essere umano. So he also likes it when somebody cares. Quindi anche lui piace quando qualcuno si prende cura And they make a request. o fa una richiesta. Please come. Per favore, vieni. If we are wondering why we haven't seen Krishna, Se noi ci chiediamo, ci meravigliamo del perché non abbiamo mai ancora visto Krishna, maybe we haven't sincerely asked him to come.
Forse perché non gli abbiamo sinceramente chiesto di venire. Or maybe we've asked him to come without a service attitude. Oppure abbiamo chiesto a Krishna di venire senza un'attitudine di servizio. Then what does Krishna do? E allora cosa fa Krishna? Deva tat priya kamyaya. Kama means a desire. Kamya significa desiderio. Priya means one who is very dear. Priya significa una persona che è molto cara. So Krishna wanted to fulfill this desire of someone who was very dear to him. Krishna voleva soddisfare il desiderio di qualcuno che gli era molto caro. We are all very dear to Krishna. Ma noi siamo tutti molto cari a Krishna. Don't think, oh, that is just the goddess of fortune. Non pensate, ma questo si riferisce solo alla dea della fortuna. Of course she is dear to him. Naturalmente gli è cara. And what am I? I am nothing. Ma chi sono io? Io non sono nulla. Materially, we are nothing. That is true. E materialmente in effetti non siamo nulla, è vero. But we are very dear to Krishna. Ma noi siamo molto cari a Krishna. Even we have insignificant things that are dear to us. Anche noi abbiamo delle cose insignificanti che ci sono care. Yes? Do we all have something that is very dear to us, but to everyone else it has no value? Non abbiamo tutti forse qualcosa che ci è molto caro e che per altri non ha nessun valore? I think of this sometimes when I'm on an airplane Penso a questo a volte quando viaggio in aereo. and everyone has their bag of stuff. Tutti hanno le loro valigie con le loro cose. If I were to get somebody else's bag, Se io prendo la valigia di qualcun altro, probably there would be nothing there I would want. probabilmente se l'aprissi non ci sarebbe nulla che desidero. But if they lost their bag, they would be very upset. Ma se loro perdono quella valigia saranno molto disturbati. Oh, I really liked that shirt. Mi piaceva così tanto quella camicia. So, and from an objective position, we are completely insignificant. E da una posizione obiettiva noi siamo completamente insignificanti. But because of Krishna's love to him, we are very dear. Ma dovuto all'amore di Krishna per noi diventiamo molto cari. And he is eager to fulfill our desires. E lui è desideroso di soddisfare i nostri desideri. Nitya nityanam chaitanas chaitanam eko bahunam yo viradati kaman. He has been fulfilling our desires always. Lui soddisfa i nostri desideri da sempre. At least myself, I have been a fool desiring the wrong things. Almeno per me, io sono una sciocca che desidero le cose sbagliate. It is my desires that have given me this body and this life. È stato mio desiderio avere questo corpo in questa vita. If Krishna will fulfill those desires, why not spiritual desires? Se Krishna ha soddisfatto i nostri desideri materiali, perché non dovrebbe soddisfare quelli spirituali? And that is the divine aspect of his appearance. E questo è l'aspetto divino della sua apparizione. He's not forced to come. Lui non è forzato a venire. He's not coming by some mechanical arrangement. Lui non viene dovuto degli arrangiamenti meccanici. He and his planet are not made of matter. He and his planet are not made of matter. E lui e il suo pianeta non sono fatti di materia. He is coming out of love, Lui viene solo per amore, out of affection. per affetto. Oh, would you like me to come? Ti piacerebbe venire? Would you like me to bring my home with me when I come? Vorresti portarti la casa mentre vengo? Vuoi che porti la mia casa quando vengo? Would you like me to bring my whole planet with me when I come? Vuoi che porti il mio intero pianeta quando vengo? For you, because I love you, I will do that. Per te, siccome ti amo, lo farò. And he will do that for us also. E quindi lo farà anche per noi. The whole Vrindavan planet can manifest in our heart. L'intero pianeta di Vrindavana può manifestarsi nel nostro cuore. If we desire that. Se noi lo desideriamo. Out of service. Per servizio. So questions, comments, additions, Ci subtractions. sono servizi, domande, commenti, correzioni?
She says that, allora, personalmente dice che è molto felice che lei abbia desiderato di venire in questo corpo su questo pianeta. She says that she's very happy that you have desired to come in this body, with this body, in this planet. I am trying to make the best use of a bad bargain. Cerco di fare il migliore uso di un cattivo affare. Trying to make a lemonade out of my lemons. I am trying to turn my lemons into lemonade. Cerco di Ah, ok. Cerco di fare la miglior limonata con i miei limoni. La domanda del devoto di Anantashesha Prabhu è qui è detto che il Signore creò un pianeta Vaikunta per la sua sposa, per la dea della fortuna. E la domanda è di cosa è composto di questo pianeta, di che forma ha. Okay, he did not create one additional planet. Lui non ha creato un pianeta supplementare. The planet was already there. Il pianeta esisteva già. What he did for his wife was make that planet visible in this world. Quello che ha fatto per sua moglie è rendere questo pianeta visibile in questo mondo. This material world is part of this spiritual sky. Questo mondo materiale fa parte del cielo spirituale. It's like a cloud in the spiritual sky. È come una nuvola nel cielo spirituale. And just like on a cloudy day, È proprio come in un giorno nuvoloso, sometimes the clouds move a little and you can see the sun. a volte le nuvole si scostano e potete vedere il sole. So the Lord, to please his wife, allowed us to see a Vaikuntha planet that is beyond the universe. Quindi il Signore, per soddisfare sua moglie, permise che questo pianeta si manifestasse alla visione. And it looks like it's within this world, E sembra che sia in questo pianeta, in questo mondo, but it is not. ma non lo è. What is it made of? It is a conscious being. E di cosa è fatto il pianeta Vaikunta? È un essere cosciente, Made of spiritual energy. fatto di energia spirituale. But he did not create it, Ma lui non è stato creato, because Vaikuntha planets cannot be created. perché i pianeti Vaikunta non possono essere creati. So that is what we learned from the Acharyas, Questo è quello che apprendiamo dagli Acharya, from, what was his name? Viraraghava, Viraraghava Acharya da Viraraghava Acharya and Vishwanath Chakravarti Thakur, e da Vishwanatha Chakravarti Thakur, Jiva Goswami, Jiva Goswami also Srila Prabhupada in this purport. e anche Srila Prabhupada nella sua spiegazione. And they are basing that understanding on verses from the Bhagavatam 2:9 to 16. E loro basano questi loro commentari su un verso dello Srimad Bhagavatam che è del secondo canto, capitolo 9, verso 16. Also, we were referring to the Bhagavad Gita, E poi ci sono riferimenti, si riferiscono anche alla Bhagavad Gita, that even if there is a word used like birth, che come abbiamo detto, anche se c'è una parola che usata che significa nascita, that we understand the actual meaning by looking at the whole scripture and the whole context. possiamo comprendere il vero significato guardando l'intero contesto. I appreciate that you asked this question. Apprezzo che tu abbia fatto questa domanda. I mentioned that the second word that was difficult was kalpitam. That means to create. Okay. And my other, sorry.
Sì, hai detto che la seconda parola difficile da comprendere era kalpita, che significa creare. And maybe silly question, but why did she want to see that planet? E magari è una domanda strana, perché la dea della fortuna voleva vedere questo pianeta Vaikunta? Don't you want to see the spiritual planets? A te non piacerebbe vedere un pianeta spirituale? I don't. It's not said. I mean, I would like to see Goloka Vrindavana. Sì, a me piacerebbe vedere un pianeta come Goloka Vrindavana. And I would like to have Goloka Vrindavan visible to everybody in this room. E mi piacerebbe che Goloka Vrindavana fosse visibile, diventasse visibile a tutti coloro che sono in questa stanza. Why just this room, the whole planet? Ma perché solo questa stanza, che fosse visibile all'intero pianeta? Don't you want that also? Non ti piacerebbe? Certo che mi piace vedere Krishna, Radharani e tutto l'entourage. So the goddess of fortune is very kind. La dea della fortuna è molto gentile. She is the personification of Krishna's compassion. Lei è la personificazione della compassione di Krishna. So we don't know because it's not stated. Quindi noi non lo sappiamo perché non è dichiarato, But perhaps because she wanted everybody to be able to see the home of the Lord. ma forse perché lei desiderava che tutti potessero vedere la dimora del Signore. It's also her home. It is also her home. È anche la sua dimora. Don't you like to show people your home? A te non piace far vedere alle persone la tua casa? If it's a nice home, Se è una bella casa, if it's beautiful, se è bella, you want to invite people to see? vuoi invitare le persone a vederla. That was Arjuna's argument. Questa era l'argomentazione di Arjuna. He said, what is the use of winning this battle when all of my relatives will die and they will not see my victory? Disse, a che serve la mia vittoria se tutte le persone a cui vorrei dimostrare la mia vittoria devo ucciderle? È detto che Krishna è uno e tutta la moltitudine viene da lui. Quindi la domanda è come Krishna è uno ma si manifesta in molteplici modi. Può anche la dea della fortuna fare lo stesso, cioè essere uno e manifestarsi in varie dee della fortuna? Da. For every form of the Lord, there is a corresponding form of the goddess of fortune. Per ogni forma del Signore c'è una forma corrispondente della dea della fortuna. Even we, the jiva, can have more than one form simultaneously. Anche noi che siamo semplici jive, semplici anime, possiamo assumere varie forme simultaneamente. This is explained by Sanatana Goswami in the Brihad Bhagavatamrita. Questo è spiegato da Sanatana Goswami nella sua opera Brihad Bhagavatamrita. Prabhupada writes about it in a letter. E Prabhupada lo scrive in una lettera. Bhaktisiddhanta Sarasvati talks about it. Anche Bhaktisiddhanta Sarasvati ne parla. He says some jivas are simultaneously in Lord Chaitanya's lila and Krishna's lila. Dice che alcune anime sono simultaneamente nei lila, nei divertimenti di Signor Chaitanya e di Krishna. Some are simultaneously in Ram lila, Mahaprabhu's lila and Krishna lila. E alcuni sono simultaneamente nei lila, nei divertimenti di Rama, di Chaitanya e di Krishna. We cannot expand like Krishna and Lakshmi. Noi naturalmente non possiamo espanderci come fanno Krishna o Lakshmi. But we can also have many expansions. Ma anche noi possiamo avere diverse espansioni. Is that exciting? Mi sembra entusiasmante. So why are we holding on to our material attachments? Quindi perché rimaniamo attaccati ai nostri attaccamenti materiali? Hare Krishna. Qualche tempo fa c'è stato un furto qui a Villa Vrindavana, hanno rubato degli oggetti che erano in una macchina e la padrona della macchina si è messa a piangere
per questi oggetti. Io non ho pianto, mi dispiaceva per lei, ma degli oggetti non mi interessava niente a proposito. E poi un'altra cosa devo dire. So sometimes ago, You need to speak English louder because they have to translate it into Russian. sometimes ago, there was a theft. There were one lady had a car parked here outside, and some thieves stole everything from her, and she was crying, and I was sorry for her, but I was not feeling any loss of this for these things. Qualche tempo fa, sempre qualche tempo fa, ho festeggiato il mio compleanno, 81esimo compleanno, però da quello che dice il verso e da quello che ha detto lei ho fatto una cosa inutile, perché ho festeggiato il compleanno di qualcosa che non sono il corpo, quindi ho festeggiato solamente il compleanno del corpo, qualcosa che devo invece combattere. And sometimes ago I was Louder. sometimes ago I was feasting on my 81 birthday, and but I was it was nonsense. It had no sense because this is just my body, and I'm not the body. So, as you said, I was under illusion. My point was that we like people to care about us. Sì, il mio punto era solo che volevo far capire che alle persone piace che qualcuno si prenda cura di loro. We don't want to be unloved and alone. A nessuno piace essere solo e non amato da nessuno. Whether your birthday is Maya or not is not the point. Che il tuo compleanno sia Maya o non sia Maya non è questo il punto. The point is that we want to be loved. Il punto è che tutti vogliamo essere amati. And so Krishna also wants to be loved. E allo stesso modo Krishna vuole essere amato. And about the things, the point is that what is dear to us may not be dear to others. E riguardo alle cose, il punto era che ciò che è caro a noi può non essere caro ad altri. I may think, how can Krishna care about me? I have no significance. Posso pensare, ma che cosa gli importa a Krishna di me, che non ho nessuna importanza, significato? Most of the people in the world, 7 billion people in the world, most of them do not know I exist. La maggior parte delle persone, sono 7 miliardi e passa di persone, non sanno nemmeno che io esisto. My problems have no meaning for them. E i miei problemi non hanno nessun significacato per loro. If I live or die, they don't even know, they don't care. Se io vivo o muoio, loro neanche sanno che esisto, che gli importa. But Krishna cares. Ma Krishna importa. Just like that woman, she cared about her things. Proprio come quella donna che era attaccata, si prendeva cura di quelle cose. Because we are Krishna's. Perché noi siamo parte di Krishna. We belong to him. Noi apparteniamo a Lui. So he cares. E allora Lui si prende cura. It's getting late. The last one. Oh, yes. Yes. You're going to challenge me on my hermeneutic principle? Thank you for an inspiring class. I'm very interested in this idea of what we do with our desires. Is it better to kind of forget our desires and just tuck them away and pretend they don't exist, or hope they'll go away? Or alternatively, to sometimes even ask Krishna to fulfill our desires, but have a relationship with Krishna. I'm sometimes going through that kind of dilemma of what to do with my desires, because even though we may want to forget them, they have a habit of kind of staying around. My question is, if we do have to deal with them, what's the best way of dealing with them? Would you share some of your own realizations? La domanda, Not necessarily you've got any materials. quindi la domanda è riguardo ai desideri,
a volte vedo che hanno questa tendenza, i desideri, a rimanerci intorno, a rimanere nel nostro ambito, anche se... E noi cerchiamo a volte di dimenticarceli, sperando che passino, oppure dovremo avere a che fare, prendere consapevolezza di questi desideri e cercare di soddisfarli in un modo che sia cosciente di Krishna. Quindi qual è, secondo le realizzazioni di Urmila Mataji, qual è la cosa migliore da fare? Well, we could do what Prahlad Maharaj does. Possiamo fare come ha fatto Prahlad Maharaj. He says, my only wish, Lord Nrsingadev, is that you take all the material desires out of my heart. E lui pregò, il mio unico desiderio, Signore Nrsingadeva, è che tu porti via tutti i desideri materiali dal mio cuore. If we make such a prayer, we have to be careful that we are making that sincerely. Ma se facciamo questa preghiera dobbiamo stare attenti a farla sinceramente. Especially if you're talking to Nrsingadev. Specialmente quando parliamo con Nrsingadeva. When I was very new in the Krishna consciousness movement, Quando ero molto nuova nel movimento Hare Krishna, 2 times I prayed like that. due volte ho pregato così. And I don't think I've prayed like that again. E penso che non pregherò mai più così. So one has to be careful that it was such a prayer that one really deeply means it. Quindi dobbiamo stare attenti quando facciamo queste preghiere di comprendere veramente profondamente il significato. We could pray, please bring me to the point where I can say that sincerely. Possiamo pregare, Signore, per favore portami al punto in cui io possa pregarti sinceramente. Even then I'm a little careful Ma anche lì meglio stare un po' attenti, because I've had some experience. perché ho avuto un po' di esperienze. I say, please bring me to that point in the easiest, most gentle way possible. E quindi gli consiglierei di pregare, portami al punto nel modo più gentile e più accessibile, But not too slowly. ma non troppo lento. And he's probably going, E probabilmente Krishna si chiede, ma questo you want it fast but gentle, huh? cos'è? Lo vuoi veloce ma gentile? I know one devotee who told me that his bhakti had become very dry. Ricordo un devoto che mi diceva che la sua bhakti era diventata molto arida. I was talking to him for about half an hour. E gli stavo parlando gli ho parlato per circa una mezz'ora. And finally he told me that he was praying, just go slowly, Lord, just go slowly. E alla fine mi ha rivelato che lui stava pregando il Signore dicendogli, vai piano, fai piano. So I said, that's not good. Sorry? I said, that's not good. Ma questo non è buono. And then, those are a few things I can suggest. Ci sono alcune cose che posso suggerire. Something I have found very effective Una cosa che ho trovato molto efficace is to say, my dear Lord, I have this whining, nagging material desire. è quella di rivolgersi al Signore dicendo, mio caro Signore, ho questo capriccioso whining? Whine, like a little child. Yeah. Mommy, I want a cookie. Mommy, I want a cookie. Ho questo capriccioso, stupido desiderio, come un bambino che fa i capricci con i biscotti dalla mamma. So I have material desires like this. Quindi ho dei desideri materiali di questo tipo I want this. e voglio questo. So I say, Krishna, I don't know what to do with this. Oppure possiamo dire, Krishna, io non so cosa farci con questi desideri. I mean, I've been educating children my whole life. Io sono una vita che faccio educazione ai bambini, But this is an unmanageable child. ma questo è un bambino ingestibile I don't know how to manage this child. e non so come gestire sto bambino. I've questo not desiderio. been able to pacify this child. Non riesco a rapacificarlo. Can you help me? Mi puoi aiutare, Signore? Here's this screaming child. C'è sto bambino che urla I want this. e dice, voglio questo. Can you figure out how to deal with him? E io, puoi vedere tu che cosa fare con sto bambino? And I'll trust you. E io te l'affido. If you want to give him what he wants, Se vuoi dargli quello che vuole, soddisfare il suo desiderio, please do that in a way that will help me in your service. fallo in un modo che
possa aiutarmi nel mio servizio. And if this cannot help me in your service, E se non mi aiuterà nel mio servizio, please make him calm and peaceful. per favore tranquillizzalo, rapacificalo. So I have found that very effective. E ho trovato che questo è molto efficace. What I have found completely ineffective Quello che ho trovato invece completamente inefficace is trying to pretend I don't have these screaming children. cercare di far finta di non avere questi bambini capricciosi. There are no screaming children in my mind. Non ci sono bambini che gridano nella mia mente. I am completely pure. Sono completamente puro. I have found that to be absolutely, totally ineffective. Questo l'ho trovato completamente, totalmente inefficace. I have found that to be much worse than asking Krishna to take everything away. L'ho trovato molto peggio che chiedere a Krishna di prendersi cura dei bambini capricciosi, Because it is deeply dishonest. perché è profondamente disonesto. And you cannot have a relationship if you are dishonest. E voi non potete avere una relazione con Krishna o con chi altro se siete disonesti. So it's Krishna, there is a part of me that wants a loving relationship with you. Quindi Krishna, c'è una parte di me che vuole una relazione d'amore con te. It may be a very small part. È una parte magari molto piccola. Sanatana Goswami says that his desire for pure devotional service is like a mustard seed. E Sanatana Goswami dice che il suo desiderio di impegnarsi nel servizio devozionale a Krishna è piccolo come un seme di mostarda. I'm trying to remember that words. But he says, Durgata gata navigate, you can make what is impossible possible. Comunque Sanatana Goswami dice al Signore, tu puoi rendere ciò che è impossibile possibile. You can grow this little seed of a desire into a beautiful plant. Puoi far crescere questo piccolo seme di desiderio che ho in una meravigliosa pianta. And you can deal with all these screaming children of my material desires. E tu puoi gestire tutti i bambini che gridano nella mia mente. I leave that to you. Io li affido a te. However you want to deal with those desires is okay. Comunque, in qualsiasi modo tu voglia trattare con questi desideri, li affido a te, mi fido di te. I have found that works very well. E ho trovato questo metodo mi sono trovata molto bene in questo modo. And if we are just completely useless, if we are completely useless Se noi siamo completamente inutili and we have some desire that we cannot just surrender like that, e abbiamo dei desideri che non riusciamo a sottometterli, then we should ask the Lord to fulfill it. allora dovremo chiedere al Signore di soddisfarli. That is the example with Kardama Muni. Questo è l'esempio di Kardama Muni, He said, please fulfill my desire for a compatible wife. che aveva chiesto al Signore di soddisfare il suo desiderio di avere una moglie compatibile con And lui. Prabhupada says when we ask the Lord, E Prabhupada dice che quando chiediamo al Signore, our desire will be fulfilled beyond what we can expect. i nostri desideri saranno soddisfatti al di là delle nostre aspettative. We'll take one more and then we have to end. Ultima domanda e poi finiamo. Il Signore qui ha manifestato un pianeta Vaikuntha per soddisfare la dea della fortuna. Quindi lui ha manifestato questo pianeta perché lei se ne prendesse cura o perché lei ne godesse. This information is not given. Non c'è, non è precisata questa informazione, non c'è. So you are going to have to ask them. Magari chiedi a loro, chiedi a Radha VRAJASUNDARA. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Urmila Mataji ki jai.